Ehi là, ciao Tribers e benvenuti a un nuovo video sul canale di Triber. L'argomento di questo video, come immagino che avrete già visto dal titolo e dalla copertina del video, è l'annuncio delle nuove Tribers Finals per il mese di dicembre. Per chiunque se lo fosse perso, l'anno scorso abbiamo tenuto la prima edizione delle Tribers Finals, che sono a tutti gli effetti una competizione fra i vari Tribers, quindi fra voi che state guardando questo video, che siete iscritti in piattaforma, e se non lo siete, link in descrizione, a chi guadagna più punti esperienza con in palio una serie di premi. Quindi quest'anno, esattamente come l'anno scorso, ci sarà questa competizione che avrà luogo nel mese di dicembre, e i vincitori, sempre come l'anno scorso, verranno annunciati ai primi di gennaio. Ora so che vi state tutti chiedendo che cosa c'è in palio, ma prima direi di guardare un attimino le regole, perché è importante soprattutto evidenziare il fatto che per questa edizione, esattamente come per i Summer Games che si sono tenuti invece quest'estate, non tutti i livelli presenti in piattaforma potranno partecipare alle Triber Finals. Banalmente i livelli ammessi alla sfida sono quelli nella forchetta più alta, quindi Platinum, Diamond e Legendary. Ovviamente se non sai di cosa sto parlando ti invito a rivedere ancora una volta questo video sui livelli, perché magari non l'hai ancora visto, sei nuovo e non stai capendo niente. Essendo quindi la classifica mensile, potranno accedere alle Tribers Finals coloro che nel mese di novembre avranno guadagnato abbastanza punti esperienza per essere in uno di questi tre livelli nel mese di dicembre. Molto alla buona dovrete impegnarvi nel mese di novembre per mantenere il livello Platinum con 600 punti oppure raggiungerlo con 1000, mantenere il livello Diamond con 2000 punti oppure raggiungerlo con 3000, oppure vabbè il traguardo più ambito è il solito 100.000 punti per arrivare a essere Legendary. Ora, tolto tutte queste piccolezze, queste piccole regole, la tabella dei premi tanto agognata è questa, è la seguente. Come potete vedere, in realtà abbiamo fatto ancora qualche modifica rispetto a quella che c'era per i Summer Games di quest'estate. Quindi è radicalmente diversa da quella dell'anno scorso ed è ancora un pochino diversa da quella dei Summer Games per renderla un pelo più equa. Ora, a dirla tutta, al di là di questi premi ci sono anche tutta una serie di bonus che sono dedicati alle categorie che non sono Platinum, Diamond e Legendary. Questo per dare una possibilità a chi si è appena iscritto in piattaforma di partecipare comunque di ricevere qualcosina. Visto che questi bonus sono diversi e variegati a seconda di quello che si può ottenere, a seconda di quello che si deve fare per arrivarci, vi lascio un link all'articolo con il regolamento in descrizione, dove troverete appunto questi bonus qua. Quindi ragazzi, come sempre l'obiettivo è quello di andare a caccia di punti esperienza, completando le campagne, completando gli eventuali corsi che magari non avete ancora fatto, trovando e scovando bug e sfruttando quindi su questo anche la classica Always On. E su questo mi permetto di fare un piccolo inciso, ovvero il fatto che è vero, la Always On può essere sfruttata per trovare bug, ma non è che questo vada abusato. Ovviamente l'obiettivo della Always On è di andare a reportare bug high e critical, e soprattutto che siano di valore, che non siano sempre lo stesso bug ripetuto 100.000 volte. Nell'edizione dei Summer Games sono cambiate le regole in gioco per la Always On e per l'attribuzione dei punteggi, e questo sappiamo che ha dato fastidio a molte persone, ma il cambiamento è dovuto solamente ad alcuni comportamenti che sono stati presi da parte di certi Tribers. Quindi qualsiasi cambiamento alle regole che era stato fatto in materia era lì semplicemente per garantire una buona qualità dei bug che venivano reportati e della vostra attività come testers. In ogni caso, chiuso l'inciso, sono validi tutti i metodi possibili per guadagnare punti esperienza, e vi ricordo che tutti i punti esperienza che contano sono quelli tra il 1° e il 31 dicembre, perché come già detto i vincitori verranno poi annunciati nei primi giorni di gennaio. Detto questo ragazzi, io penso di aver dato una panoramica di tutto quello che c'era da sapere, spero che il video vi sia stato utile e soprattutto mettetevi in gioco e cercate di prendere più punti esperienza possibile, che vi aspettano tanti premi. Io direi che per questa settimana si può concludere qua il video e ci vediamo la prossima settimana sempre qui sul canale.